Fermatevi un secondo e provate a immaginare un animale che sfida ogni classificazione. Se chiedeste a un bambino di disegnarlo, probabilmente verrebbe fuori una via di mezzo tra un carciofo gigante e un armadillo medievale, o forse un dinosauro in miniatura. Non è un esperimento genetico e non viene da un altro pianeta, anche se il suo aspetto direbbe il contrario. Oggi su Menti Animali parliamo di lui, il pangolino, ma non lo faremo con i soliti dati freddi. Entreremo nei segreti della sua mente e scopriremo perché questo animale, che sembra un cavaliere rimasto intrappolato nella sua stessa armatura, è oggi il simbolo di una lotta disperata per la sopravvivenza. È una storia di evoluzione estrema, di scoperte recenti fatte nelle giungle più fitte e di un'intelligenza silenziosa che abbiamo ignorato per troppo tempo. Mettetevi comodi, perché la natura non ha mai creato nulla di più bizzarro. Guardiamo da vicino il pangolino. È l'unico mammifero al mondo completamente ricoperto di scaglie. E no, non sono come quelle dei pesci o dei rettili. Sono fatte di cheratina. Pensateci un attimo, la stessa sostanza di cui sono fatti i vostri capelli o le vostre unghie. Ma qui l'evoluzione ha fatto un miracolo di ingegneria. Queste scaglie sono affilate come rasoi e disposte a incastro, come le tegole di un tetto. Quando un pangolino si sente minacciato, compie un movimento che è il suo marchio di fabbrica. Diventa una sfera perfetta, un po' come il nostro amico Sonic, non credete? Un leone può morderlo, girarlo, graffiarlo per ore, ma non riuscirà mai a penetrare quella sua difesa. Anzi, spesso i predatori si tagliano le gengive cercando di forzare la serratura. È una strategia che funziona da 80 milioni di anni. Pensateci. Mentre i dinosauri si estinguevano, il pangolino era lì, arrotolato nella sua armatura a farsi i fatti propri. Un sopravvissuto nato, un veterano della terra che cammina ancora tra noi. Spesso lo descrivono come un animale solitario e poco sveglio. Niente di più falso. Documentari e studi recenti realizzati con telecamere nascoste all'interno delle tane hanno rivelato una vita sociale complessissima. Prendiamo il corteggiamento, ad esempio. Non è un semplice incontro casuale. I maschi usano l'olfatto per seguire tracce chimiche lasciate dalle femmine su chilometri di foresta. È una sorta di Tinder chimico estremamente preciso. E quando nasce un piccolo, qui la natura si fa dolce. Il cucciolo nasce con le scaglie morbide, che si induriscono dopo pochi giorni. Per mesi però la mamma lo trasporta sulla base della coda e immaginate questa scena, una madre corazzata che scava nel terreno mentre il piccolo si gode il viaggio, aggrappato come se fosse un carro armato in miniatura. E qui arriviamo alla scoperta che più mi ha affascinato, la loro mappa mentale. I ricercatori hanno notato che il pangolino non vaga a caso. Segue percorsi precisi dei corridoi olfattivi che ricorda a memoria. Visita i nidi di termiti a rotazione, come se avesse un calendario. Non distrugge mai una colonia completamente. Sa che se la lascia riposare, tra un mese avrà di nuovo cibo. È una gestione sostenibile delle risorse che molti esseri umani dovrebbero veramente invidiarli e dovrebbero imparare da loro. Dovremmo imparare da loro. Parliamo per un momento della sua arma segreta. No, non sono le unghie, anche se i suoi artigli possono distruggere il cemento, ma la sua lingua. Se noi umani avessimo una lingua proporzionata a quella di un pangolino, potremmo leccarci i piedi senza chinare la testa. È lunga quasi quanto tutto il suo corpo. Ma la cosa incredibile non è la lunghezza, è dove è attaccata. Non è attaccata dalla gola, non parte dalla gola, ma scende giù nel petto ancorata vicino alle ultime costole e al bacino. È un muscolo potentissimo, lubrificato da una saliva appiccicosa che intrappola migliaia di formiche in pochi secondi.
E il pangolino non ha denti. Non ne ha bisogno. Ha uno stomaco speciale rivestito di punte di cheratina che lavora insieme ai dei piccoli sassolini che l'animale ingerisce apposta. Praticamente mastica il cibo nello stomaco e non in bocca, con questi sassolini. Se questa non è efficienza ingegneristica, ragazzi, io non so cosa sia. Cosa lo sia. Ed è qui che la nostra storia prende una piega amara, purtroppo. Questa creatura perfetta, questo drago gentile che pulisce le nostre foreste mangiando fino a 70 milioni di insetti all'anno, è in pericolo, è proprio in un pericolo estremo oggi. Il paradosso è tragico, la sua corazza, che lo ha protetto per 80 milioni di anni dai predatori più feroci, è la ragione della sua rovina. Davanti a un uomo, appallottolarsi significa solo essere raccolto e messo in un sacco più facilmente. Viene cacciato per le sue scaglie, usato in una medicina tradizionale che non ha alcuna base scientifica, e per la sua carne, considerata uno status symbol nei paesi asiatici. Ma c'è una luce in fondo al tunnel, si spera. Grazie alla tecnologia e alla divulgazione stiamo imparando a conoscerlo. Sapete, ogni volta che condividiamo la storia di un animale come questo, gli diamo una possibilità in più, perché non si può proteggere ciò che non si conosce. E il pangolino merita di continuare a camminare goffamente e sulle sue zampe posteriori per altri 80 milioni di anni. Non credete? Ma veniamo al tasto dolente. Perché qualcuno dovrebbe dare la caccia a un animale così pacifico, così bello? La risposta sta in un mercato nero che muove cifre da capogiro. Il pangolino è letteralmente considerato oro che cammina. In molte parti dell'Asia, e in particolare in Cina e Vietnam, sono sempre loro, le sue scaglie sono l'ingrediente principale di oltre 60 preparati della medicina tradizionale. Ma cosa pensano di colarci queste popolazioni? Ecco l'assurdo, le usano per tutto, dallo stimolare l'allattamento delle neomamme alla cura dell'ansia, dalle infiammazioni cutanee fino, nei casi più estremi, a fantomatiche cure per il cancro o per migliorare la circolazione sanguigna. Il tocco intelligente, ricordate quello che abbiamo detto prima? Le scaglie sono fatte di cheratina. Scientificamente mangiare scaglie di pangolino ha lo stesso identico valore terapeutico di mangiarsi le proprie unghie. È un effetto placebo costosissimo basato su una superstizione che risale a secoli fa, quando si pensava che, poiché il pangolino scava tunnel nella terra, le sue scaglie potessero scavare e liberare i blocchi del corpo umano. Ma quanto vale questa superstizione? Sul mercato nero le scaglie possono costare oltre $3.000 al chilo. Un singolo animale può rappresentare per un bracconiere un guadagno di un anno intero. E la carne? In alcuni ristoranti d'élite ad Hanoi o Pechino, un piatto di pangolino può costare $250-300. Viene servito come trofeo per dimostrare agli altri ospiti quanto si è ricchi e potenti da potersi permettere un pasto illegale. Wow, che grandi uomini che sono! Il pangolino ci insegna che la natura ha una fantasia che supera di gran lunga quella di qualsiasi scrittore di fantasy. È una creatura silenziosa che fa il suo lavoro nell'ombra, mantenendo in equilibrio ecosistemi interi. Se questo viaggio nel mondo dei pangolini vi ha colpito, vi prego un piccolo gesto, un like o un commento, o un'iscrizione naturalmente. Mi aiuta a capire che queste storie arrivano dove devono arrivare. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi per non perdere le prossime esplorazioni nella mente delle creature più incredibili del pianeta. Io sono Matte, vi ringrazio per aver passato questo tempo con me e con il nostro piccolo drago corazzato. Io vi aspetto al prossimo video, nel frattempo voi, come sempre, restate curiosi.